Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Oh wow! Io ho appena toccato la campana, è bollente, loro la lavorano così come se niente fosse. I never forget this time. This is like new boat for me. Una cosa molto bella che accade qui è che per esempio il ragazzo del bar ha appena aperto il bar, ci ha servito e la prima cosa che ha fatto è accendere un incenso, benedire alcune zone del bar, diciamo in tutte le direzioni, e fare una specie di preghiera per la sua attività, e soprattutto quando l'abbiamo pagato con il denaro ha fatto un gesto bellissimo, mente e cuore, di ringraziamento più volte. Davvero diverso da quello a cui siamo abituati, molto, molto bello questo, davvero molto invitante. Ci troviamo nella vasta e sorprendente valle di Kathmandu, un territorio le cui radici risalgono a più di 2000 anni fa. Il suo maggiore sviluppo artistico e culturale è avvenuto tra il XIII e il XVIII secolo, divisa in 3 regni che si sfidavano a chi costruisse la città più bella e funzionale. Si narra addirittura che gli imperatori uccidessero i propri artigiani affinché non replicassero le opere per i vicini rivali. Nel 1800 il regno è stato unificato, diventando una delle maggiori culle della cultura buddista, nonostante le sue precedenti radici induiste. Questo è stato creato da Buddha 2500 anni fa. Here you see the life journey of Buddha, how he was a king, he left his palace, he did. Questo è il viaggio di Buddha, prima era un re, poi ha lasciato il suo palazzo. Yeah, and here you see like Buddha is doing meditation. Questo è Buddha che va a meditare nella foresta. Yes, and like here you see many demons that come to disturb him in different places. Molte disturbi da parte dei demoni, da parte di Mara, quello che dicevamo. Yeah, he did 6 years meditation, then he reached Nirvana. 6 anni di meditazione e dopo ha raggiunto il Nirvana. Qua. Buddha. Quando ti focalizzi al centro puoi sentire tutta l'energia delle divinità, di Mara, delle... Yeah, like you have to cross the wisdom, Eagles and Jackals, God and Goddesses. Queste sono tutte le divinità e devi oltrepassare questo cerchio per la liberazione. Cioè che quando ti focalizzi nel centro il tuo corpo inizia a vibrare forte perché sta iniziando la tua liberazione, puoi sentire una forte vibrazione, una sensazione davvero forte. It's not easy meditation, everyone cannot control this meditation. Non è una meditazione facile, non tutti possono controllare o comunque fare questa meditazione. Quindi devi avere molta disciplina e molta perseveranza in questo, perché arriva, una volta passato lo step della difficoltà, di riuscire a concepire questa vibrazione diventa molto facile, e poi iniziare ad assorbire o a fare esperienza di stati di consapevolezza sempre più elevati. Per riassumere, la tecnica è aprire questa immagine davanti a te e focalizzarti sull'immagine del Buddha. È un'immagine talmente, tutto questo mandala è talmente potente, l'immagine del Buddha è talmente potente, disegnato dal Buddha stesso, che solo focalizzandoti su questa immagine riesci
ad avere questa esperienza che abbiamo appena spiegato. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Il 1 è il simbolo dell'unità, And 0 is the symbol of completeness. 0 è il simbolo della completezza, And 8 means the symbol of infinity, never ending, and 8 Buddhist l'8 è il simbolo dell'infinito, niente finisce. Quindi questo è il motivo per la quale, secondo il buddismo, ripetere un mantra 108 volte. Quello che vediamo qui in questo disegno, intorno al mantra centrale, sono la ripetizione scritta di 1008 volte lo stesso mantra. Ripetendolo 1008 volte così in cerchio viene fuori questo mandala. Il loro lavoro è questo: nella vita studiano, meditano e meditando creano questi favolosi disegni, come potete vedere, di una fattura davvero speciale. Veramente viene fuori veramente dalla meditazione, da un'arte che è dell'essere umano, davvero spettacolare, davvero meraviglioso. Purtroppo dopo il terremoto del 2015 molte scuole sono state abbattute. Il nostro amico ci ha spiegato che molti hanno sofferto per questo e hanno lottato duramente per poter rialzare strutture e poter continuare il loro lavoro, quindi è una grande benedizione ed è una grande offerta sia da parte nostra che da parte di tutti quelli che stanno guardando questo video, conoscere questa realtà, venire qui, bere un tè insieme ai nostri amici che offrono sempre un masala, un tè, un masala tea, e fanno una spiegazione di tutto il lavoro che fanno, perché questi non sono solamente disegni, questi, come abbiamo visto, sono delle meditazioni, sono nello yoga li chiamiamo yantra, sono delle tecnologie che servono per entrare in stati di consapevolezza e meditazione profondi. Ti spiegano, a noi ci ha dato una bella spiegazione di tutto, quindi è un'esperienza sicuramente da fare, come quella di andare magari sull'Himalaya o in un tempio. Questa è un'esperienza culturale davvero arricchente. Soprattutto pregano per te. E soprattutto un'altra cosa bella che ci hanno invitato a fare è di lasciare il nostro nome. Loro hanno una collezione di nomi di tutte le persone che vengono a trovarli e quotidianamente pregano per te, per la tua famiglia, meditano e mandano benedizioni alla famiglia, all'impresa, ai desideri, a qualsiasi cosa, non giudicano il desiderio, non giudicano le persone, semplicemente vogliono creare buon karma. Il nostro amico ci ha detto che l'unico modo di accedere è di telefonare, quindi mi raccomando, leggete il numero se siete in zona o se volete organizzare un viaggio. Questo, come ripetiamo, è un momento davvero bello, è stata una mattinata davvero, ci ha dato molto ed arricchisce tanto, e soprattutto si riesce a comprendere meglio, a fare meglio esperienza di tutte quelle informazioni che abbiamo ricevuto finora in Italia, nel nostro paese, a proposito di questa cultura e di queste filosofie. Se ne fa esperienza diretta dalle persone che lo vivono quotidianamente. Da qui ci hanno dato una posizione, un'ora di scooter per arrivare in un villaggio evidentemente in espansione. Ci sono molti lavori per strada e anche in mezzo alle abitazioni. Stiamo per entrare in una vera factory che produce campane tibetane. Thank you very much, Welcome, sir. Welcome. I'm very happy.
Dopo questo step di rifinitura tramite a mano, come stiamo facendo, di smerigliatura per dare una migliore forma alla campana, c'è la parte della pulizia. Ragazzi, io non so come fanno, è incredibile. Io ho appena toccato la campana, è bollente, loro la lavorano così come se niente fosse, wow. Quello che avete appena visto è il metodo di lavorazione per le campane tibetane a stampo, che viene fatta, come abbiamo detto, con questa sabbia molto fina e bagnata. La colatura della lega e poi lavorata per essere rifinita. Come avete visto, la produzione è molto grande, in 8-9 ore di lavoro ne producono tantissime, quindi lavorano tanto per l'esportazione. Ci sono altri metodi, il metodo quello ancora più manuale, più duro ancora, è quello martellato. Ci sono diversi video online. Purtroppo non riusciamo a trovare una factory che sta lavorando con questo metodo, perché ci hanno spiegato che lo lavorano durante la stagione invernale, questo metodo qui. In questo momento la stagione invernale è appena finita, quindi i lavoratori si sono fermati e passeranno 3-4 mesi a casa per poi tornare qui a lavorare. Eccoci qua, questa mattina ci troviamo in un posto davvero particolare, appena 8 km dal centro della città di Kathmandu, salendo verso la montagna. Ci troviamo in questo posto che è stato direttamente ispirato da uno yogi e mistico del secolo scorso, ovvero, come vedete alle mie spalle l'immagine, Osho. Osho Rajneesh, un uomo che non ha bisogno di presentazioni, riconosciuto come maestro illuminato dai suoi seguaci, criticato dalla stampa e dai media, una presenza tanto amata quanto combattuta. Certo è che con la sua chiarezza ed il suo sguardo imperturbabile ha lasciato molte riflessioni per il mondo a venire. Ha ispirato molti discepoli a creare centri dove condividere la sua saggezza. E proprio qui uno dei suoi discepoli, Swami Anandarun, ha dato vita a questo luogo suggestivo chiamato Tapoban, che significa foresta della pratica spirituale. Ciò unisce l'importanza di ritirarsi in natura con il progresso spirituale. We can also walk, no problem. Una discepola che vive qui si è offerta volontaria per accompagnarci a fare un giro del centro e farci conoscere questa realtà. Vediamo cosa ci aspetta. He did very revolutionary things, like he made an ashram, and also people were also allowed to work in the world, allowed to continue the family, love relationship,
business and many things, and they can also do meditation morning, evening, and whenever the time permits them, and they will also doing the meditation camps. So this is the main hall, meditation hall. This is green one. And these are the residential buildings like guest house. When you come here, we have the rooms like single rooms, double rooms. You can come stay here as long as you wish. So minimum for minimum we have put 7 days at first, but as long as you wish, like people are living from here from years. Ok. Yeah, this is the concept of Zorbadi Buddha. Here we have hot water for shower, good food to eat, 3 meals a day. People are living with the family or friends, with their relationships, and but the main motto here is meditation. We want peace. Everybody comes here for meditation, love, and bliss. So they go in the meditation hall, meditate as long as possible, as much as possible. We have 9 hours of meditation every day. Swami Anand Arun met Osho during his student lifetime, and he also took sannyas during the 70s of time, and that time he was the only sannyasi in Nepal. Osho also guided him how to spread meditation to the people. So he made a small Osho center in his own house. So people started buying and coming in centers, and slowly the centers started growing, and the number also grow in Nepal. And this is and many people started going from Nepal to India to meet Bhagwan. And then this land was found in 1990 when Osho left his body. Swamiji bought the land and started making started the construction inside this ashram. And now we feel so much Osho presence in meditation that personally I can say that this ashram Osho lives here. This is our meditation hall. We do 9 hours of meditation every day. But right now we have in Buddha Hall, our meditation will be there right now, which is sannyas ceremony. And this is the place. We have been doing meditation in this meditation hall since 34 years. Meditation never stopped, even when it was raining or bad day. And during the construction time, there were like winter season, not so much fundings, and the threat of wild animals also. But there was his dedication and love and a team for Osho. We should remember death 3 times a day, because death is inevitable and we are not prepared for death. So because we are not prepared for death, we are not prepared to live the life fully. So one day we have to go like this, like leaving everything, nothing carry, like we may be a billionaire or we may be a beggar even, but we have nothing in our hand. Only we just need is few wood and fire, or somewhere in a cremation process, something. For enlightened people, what they say is, every people, they don't die, they just leave the body and come back again. But only enlightened people die, because when they die they don't come again. Yes. Senza saperlo siamo capitati qui proprio in un giorno importante per i praticanti. Queste persone hanno passato una settimana nel silenzio del ritiro ed ora, dopo giorni nella solitudine dei loro pensieri, emozioni, sensazioni, vengono iniziate al Sannyasi, che ci viene spiegato più tardi da uno degli insegnanti qui presenti.
like Swamiji gives sannyas to people, Yeah. many people are open. Like you become emotionally open. Emotionally open, Yeah. okay. This is a little bit of emotional side of our own This is the emotional part of the part of practice. that, yeah. Okay. People take sannyas, they become emotional. But you know, emotion is a very tricky thing. You know, Yes. why it is tricky thing? Because emotion, when they get repressed, they don't get expressed. Yes. They search for the moment when you are a little bit relaxed, they start coming out. Okay. Because if you become harsh, then you just repress your emotion. That is why many people have big create problems. pressure, Yeah, pressure. pressure is pressure. But when you become open, and Swamiji Guru says that, okay, become relaxed, just feel the energy, and just accept the energy, and they start becoming open, and everything comes out. Emotional falling. Yeah, exactly. Okay. No, it is because you know Swamiji has always big high energy. Okay. You know, he is the potential of the energy. Okay. So when you go into the high energy, if you become really sensitive and become thoughtless, you really feel that energy happening all around your body. And if you are prepared to receive it, you will get that. Swamiji will become the medium that time. Okay. It is a medium of the divine energy. Okay. Swamiji himself says that it is not my energy. If you have that disposition of the mind that somebody is higher than you, at least your ego can rest with him. It is not from the street we take the people and just giving and pushing. No. It is the people who That wants meditate. No, they meditate. They want to take the sannyas initiation, and they devote their life for meditation only for them. Okay. You cannot go and have it. That's why in this field, you know, if somebody comes here, everybody feel peace. Okay. Because every day we meditate. Swamiji himself goes to hall and meditate. So meditation is the central theme here. Everything else is not very serious here. People are just laughing, just doing. You can. I want to tell you one thing, Carlos and Sarah, it's for you, everybody. At the end of the day, when we die, there will be no one. You will be alone. If you have not practiced sitting alone and be at ease with yourself, at the time of the death, which is the peak experience of your life, you will be too much disturbed and you will lose the consciousness. Thank you. That is why always sit alone. Become alone for 5-10 minutes. Be friend with yourself. Now this is the last moment. I want to enjoy this moment. If you have done every day this one, at the end of your life, this whole thing will come to you and help you. You practice us, now we will serve you. This is your silence. No problem for dying. And then you have a good karma, good life. Maybe you will see something different, the same reality, maybe differently. Thank you, very nice. Scusate il fiatone, ma qui ci sono scale su scale su scale su scale ed è wow, ti mette veramente alla prova. Immagino che qui lo fanno quasi tutti i giorni, più volte al giorno. Il ragazzo che ci sta accompagnando in questa passeggiata, in questo posto, vogliamo chiedere come è cambiata la sua vita rispetto dal momento in cui ha conosciuto Swamiji e dalla sua iniziazione. I took sannyas 12 years ago, and actually even before I searched very much of the master, and when Osho came in my life, it is like happening. Because when I start reading his words, just few words, I start crying that I find somebody who will be my guidance in my inner quest. So it was so
intense I searched. So when sannyas is happening, it was, I never forget this time. This is like new birth for me. Like you are searching from long time, like whole your quest from that point, like you meet finally that. When you are ready to go in and find yourself, find this divine energy which are surrounding us, but because of our mind and ego we cannot see it, and the master helps tremendously because he's already there. So when he touch you with his energy, it's like giving you feelings that don't worry, the energy is here. So you just need train something, then you can be always connected with existence. So actually sannyas, it is the connection. You again can enjoy these things, the simple things of life, like cup of tea, like warm clothes, yeah? Like hugging with the friends, or just walking without any target and achievement. Then you realize, oh my God, this is what I lost from my childhood. But the difference is, now it is your choice. It is not coming like accidentally, because you going on this choicely. It is your own experience giving this strength again. Then you never lose it. Ok. This is the part of my opinion, part of meditation and part of initiation into the sannyas. Yeah. Thank you very much. Thank you. Il sannyasi. Abbracciare la meditazione come fondamento della propria vita. Che sia uomo, donna, genitore, figlio, lavoratore, rinunciante, viaggiatore o non sappia minimamente cosa sono. Secondo queste persone, meditare è la chiave che apre le porte alla vera vita. Non si tratta di fare cose troppo particolari. Basta lasciar cadere le proprie limitazioni accumulate, le emozioni represse, magari con l'aiuto di un maestro esperto che ha la capacità di guidarti in questo processo. Il rischio è scoprire una vita a volte dimenticata. Come diceva il nostro amico, tornare a vivere ed apprezzare ogni cosa come quando eravamo bambini. Questa volta, però, senza più dimenticarlo.